tutti amici! Oggi per il lavoretto partiremo da un semplice foglio di carta verde. Io lo piego a metà e segno con una matita la diagonale, che poi ritaglierò. Ed ecco qua, il nostro triangolo è pronto. Adesso dobbiamo segnare delle piccole V sul bordo in modo da far venire fuori un vero e proprio alberello. E anche la parte di sotto deve avere la sua rifinitura. Come prima ritaglio tutto, sempre tenendo l'alberello piegato a metà. Ed eccoci qua, il primo alberello è finito. Per fare i successivi mi comporto nello stesso modo, prendo un foglio di carta verde, non troppo grande, e lo piego a metà. Però il procedimento sarà leggermente diverso. Come vedete sto direttamente disegnando il mezzo albero sul foglio, che poi andrò a ritagliare. Stavolta però disegno anche delle piccole decorazioni interne, che andranno anch'esse ritagliate con un po' di attenzione, perché è un pochino più difficile dell'altro questo secondo alberello. Quindi se abbiamo dei bimbi molto piccoli magari ci fermiamo alla prima versione. Ed eccoci qua, il secondo alberello è finito. Ovviamente adesso la tecnica di base l'avete capita, possiamo continuare a giocarci e a inventarci nuove cose. Qui ho di nuovo piegato, segnato la diagonale e ritaglio. A questo punto prendo il triangolo che ne è risultato e lo piego facendo combaciare i due bordi con un po' di attenzione. Adesso sulla nuova piega che ho fatto farò dei tagli piccolini a forma di V, facendo attenzione a non farli troppo lunghi per evitare che venga via tutto il pezzo, quindi ci devo mettere un pochino di cura. Questo tipo di operazione si può fare con dei bimbi magari non della materna ma già delle elementari, dai 6-7 anni in su direi. Ed ecco qua, adesso posso divertirmi a vedere che cosa ho realizzato con questi tagli, che saranno simmetrici e quindi sempre molto carini e decorativi. Ma non mi fermo qui, lo ripiego a metà e nella piega mediana rifaccio gli stessi tagli, sempre un po' random, un po' a caso, sempre dei tagli a forma di V, questa volta li ho inclinati un po' di più per fare un altro tipo di decorazione al centro. Voilà, ho pronto un altro alberello, è davvero molto divertente questa tecnica. Adesso quello che mi divertirò a fare sarà di provare nuovi ritagli e nuove decorazioni, piegando più o meno il mio alberello a seconda della difficoltà del progetto che io sto andando a fare. Adesso per esempio farò queste specie di virgolette ritagliate sull'alberello piegato di nuovo in 4.
ne ho alcuni pronti e posso decidere cosa farne. Potrei per esempio attaccarli ad una finestra, a un vetro, con dello scotch trasparente, oppure aiutarmi con del filo da pesca che risulta invisibile per decorare la casa. Ma volevo ancora farvi vedere un'ultima cosa prendendo il primo che abbiamo fatto e utilizzando una piega che si chiama a fisarmonica, e cioè praticamente lo piego prima in un senso e poi nell'altro per creare una piega che sembra proprio una fisarmonica, e da qui il nome. Eccoci qua. Quando sono a posto segnerò delle piccole V, anche stavolta, su uno dei bordi della mia piega, del mio alberello, e poi li ritaglio. Andrò poi a fare la stessa cosa dall'altra parte, facendo attenzione a non rovinare la punta del mio alberello, che non va intaccata con i ritagli, altrimenti si strappa. Ed eccolo qui anche il mio ultimo alberello decorato questa volta in orizzontale invece che in verticale. Io direi che vi ho fatto vedere un sacco di idee, spero che vi siano piaciute, spero che vi iscriviate al mio canale, mi seguiate e mi diate anche il vostro feedback, i vostri commenti per migliorare il mio canale. Ciao a tutti dal Laboratorio Artistico di Manta e da Carla. Ciao ciao!